In realtà tutto ciò che ci impongono da fuori e il presunto sviluppo finisce per essere la morte per i nostri popoli indigeni. Questo fiume è anche parte del confine con un'altra nazionalità, è anch'essa indigena, che ha deciso di distruggere la propria selva. Sono libera di camminare, di fare il bagno nel fiume, di prendere la frutta che voglio. E anche i bambini lo sentono, no? È dura vivere in città, dicono. Perché lì l'acqua non te la regalano. È tutto soldi. Qui no. Mio padre fa parte dell'ultima generazione dei più saggi che esistono ancora tutt'oggi. E poi ci saremmo noi. Notte intensa. Non credo di riuscire a raccontare. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione: esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte: che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Stiamo attraversando il fiume Verdejo che traccia il confine tra l'Ecuador e la Colombia. Però questo confine non è mai esistito per le comunità dell'Amazzonia, esiste soltanto sulle nostre mappe. Per loro questa è casa da sempre, ma tra questi popoli ne esiste uno antichissimo nel quale vive un anziano che protegge una medicina molto potente che si chiama ayahuasca. E per capire quello che stiamo per fare devo raccontarvi la storia del popolo dei Cofan. Ci sono tanti popoli che vivono nella foresta. E poi ci sono i Cofan, che vivono con la foresta. Per secoli hanno resistito a missionari, malattie e colonizzatori. E non è affatto facile quando vivi sopra una terra piena zeppa di risorse naturali. E le multinazionali più grandi al mondo radono al sole i tuoi villaggi, avvelenano i tuoi fiumi e cancellano la tua storia per estrarre più legname, più oro e più petrolio possibile. Ma per i Cofan tutto ciò non ha mai avuto senso. Infatti per loro questi uomini sono un po' confusi perché stanno cercando la ricchezza nel posto sbagliato. Il vero tesoro è davanti a loro ma non lo riescono a vedere. È nascosto nelle foglie e nelle radici che diventano gli ingredienti della medicina più potente al mondo. Qui la chiamano yagé, o più nota come ayahuasca, una bevanda psicoattiva ottenuta dalla lenta bolitura di due piante della foresta. Si dice che chi la beve può attraversare visioni così intense da ritrovarsi faccia a faccia con se stesso e capire chi è davvero. Per i Cofan la ricchezza è tutta lì, non nell'accumulare di più ma nel vedere più chiaro, perché solo chi incontra la propria verità può scegliere una vita felice. Siamo arrivati. Che meraviglia. Ho che paura a pensare che tutto questo viene distrutto ogni giorno. Ma lo scopriremo più tardi. Là ho trovato una pianta ieri. Ah sì? Che tipo di pianta è? Medicinale. Alex e suo fratello Cesar sono i figli del Taita, la guida spirituale della comunità Cofan, uno degli ultimi a custodire la vera ricetta dello yagé. Stanotte vorrei bere la medicina sotto la loro guida, ma qui non funziona come nel mondo da cui vengo. Lo yagé ovviamente non si compra.
Gli ingredienti, come dicono loro, si devono chiedere alla foresta. Questo è un piccolo ciuncio. Sì, e questo per noi è come... Noi lo chiamiamo Kutichu in Kofan. I nostri anziani lo hanno usato per fare canoe, barche. È stato il mezzo di trasporto che usavano i nostri antenati. Ma al giorno d'oggi usano la canoa in fibra, quindi questi rimangono fermi ormai. Questo deve restare lì dov'è. Quelli che stiamo cercando adesso sono principalmente due ingredienti, dell'ayahuasca, che sono lo yaché, che è la liana, e la chacruna. Però i Kofan credono che attraverso l'ayahuasca si possa trascendere e diventare un animale, soprattutto un giaguaro, che è il loro animale totem. E infatti, per trasformarsi in uno di questi animali, cercano una liana ben precisa. Ci sono vari tipi di yaché e pensano che ci sia uno yaché che ti possa far trasformare in un giaguaro, un altro in un'anaconda e in tutti gli animali. Quindi loro, a seconda dell'esperienza, della visione, della trasformazione che vogliono raggiungere, raccolgono determinati tipi di piante. È molto, molto interessante. Questo è una conoscenza ancestrale che cercano di tramandare di padre in figlio. Infatti, dopo l'anziano del villaggio, i due fratelli diventeranno le guide di tutto il villaggio. Non possiamo fare troppo rumore perché i fratelli stanno controllando il territorio. Sì, ci sono state delle incursioni delle comunità vicine come i Shuar, con il quale in questo momento non si trovano relativamente in pace. Seguiamo ogni tanto perché non vorrei neanche rimanere da solo qui. Se vi stesse chiedendo perché sono armati di fucile, non è una casualità. Questa viene chiamata anche la terra dei giaguari, quindi gli incontri potrebbero essere i più svariati nella foresta amazzonica. Quindi è per proteggerci, ma chiaramente anche per il sostentamento dei Kofan che cacciano animali della foresta per nutrirsi. E giaguari da queste parti? Si possono vedere anche le impronte. Quando ci sentono loro prendono e se ne vanno, cambiano strada. E i giaguari attaccano l'uomo o no? Normalmente no. Quando sei in gruppo non si avvicina. Invece se sei solo e lui ti addocchia per primo ed è nascosto, può anche attaccarti. È come se tra i Kofan e i giaguari ci fosse un patto, no? Sì, c'è una connessione spirituale molto forte. È come... il giaguaro per noi è anche un essere saggio. Questa è una delle aree con la più alta biodiversità del pianeta. In pochi chilometri quadrati vivono centinaia di uccelli, mammiferi, anfibi, migliaia di specie di insetti e piante medicinali che la scienza sta ancora cercando di classificare. Ma per i Kofan tutto sembra molto più chiaro. Ce l'hai in testa, zio? Non è vero. Nel cappello. Bueno. Era quella grossa? Sì. Ok. Stiamo cercando delle formiche che Alex ci ha spiegato che sono velenosissime e che possono metterti KO per un giorno e ce l'avevo in testa. E qui dentro ci sono un po' di formiche, vedi? Wow. Sì. Come sapevi che era pieno di formiche? Lo so. E questo è quello che mangiano. Ah, ok. Cioè sono le formiche più le uova delle formiche? Sì. E sa di limone. Sì. Vuoi assaggiare? Proviamo. Molto acido. Sì. Allora, questo serve a darti energia e forza, no? A volte non c'è né acqua né cibo. Quindi se vedi questo, lo prendi e mangi le formiche. Capito? E siccome è acido, allora Ti toglie la fame. ti toglie la fame, ti dà la forza di camminare.
questa pianta è una pianta medicinale. Quando ti vengono i calcoli alla cistifellea o ai reni, prendi la corteccia da questa parte qui, la triti, la fai bollire e poi bevi l'acqua. Lava via tutto ciò che non va nel nostro organismo. Tutto intorno a noi ci sono piante medicinali per ogni diverso tipo di malattia. Quindi noi, per questo soprattutto, e i nostri nonni, loro arrivano a 115-120 anni, perché non riescono più a camminare, non reggono più la vita. Però di malattia, morire per una malattia, non si muore. È un po' come se questa fosse una farmacia per voi, no? Sì, è tutto. Noi lo diciamo, è una farmacia ed è un supermercato. Abbiamo pesci, animali, uccelli. E qui dentro la foresta abbiamo anche le foglie per fare le case. Stiamo cercando 2 piante, una liana e delle foglie. Le foglie contengono DMT, una molecola molto potente. Da sola però il nostro corpo la neutralizzerebbe. È la liana che cambia tutto. Blocca l'enzima che la distruggerebbe. In parole semplici, una apre la porta e l'altra entra. Nel cervello poi cambiano percezioni, emozioni e tempo. Si possono avere visioni molto intense. Infatti la DMT viene chiamata anche la molecola di Dio, perché il nostro corpo la produce solo in momenti estremi, come la nascita o la morte. Ma qui nessuno parla di chimica. Qui si parla solo di medicina. E io sto per capirne la differenza. Lo yahe o ayahuasca, come lo chiamate, lo preparano usando solo la liana. E poi tipo accendere il motore, sentire quella che, come diciamo, è la ciuma, come se si aprissero i sensi. Questa invece è la chacruna, o anche conosciuta come pinta. E questa con lo yahe dà una visione profonda, intensa, diciamo. È come accendere la luce. Uno si connette con tutto così, con la visione, guardando quel mondo spirituale che c'è. Con le 2 piante, i nostri nonni trovavano il potere di richiamare la selvaggina, la pesca, di incontrare gli spiriti del giaguaro e anche dell'anaconda per poter richiamare i pesci. Oppure potevano connettersi per vedere il cielo e la terra e gli spiriti che esistono qui in ogni cosa. Questa è la mamma. E cosa vuol dire? E questa è la pianta madre di questa. Ah, ok. Andiamo? Va bene. Tu sai ancora dove stiamo andando, giusto? Sì, E come riesci a orientarti? dal sole. Col sole? Sì. O dai fiumi, che già conosciamo. E io so che nella mia mente, nella mia mappa qui, il fiume scorre qui. E lì ci sono altri fiumi, i ruscelli che scendono così, e anche le montagne salgono così e poi deviano di là, e io so che il fiume grande passa di qui e poi torna in questa direzione, più su. Quindi uno ha già un'idea di dove deve camminare. E questa è la montagna in cui siamo cresciuti, camminando per di qui. Questa è casa. Esatto, è il nostro spazio, il nostro cortile. È affascinante vedere come i Cofan riescono a orientarsi anche in mezzo alla foresta amazzonica, e questo in realtà pensate che è stato proprio ciò che li ha tenuti lontani dal resto del mondo, da coloro che volevano sfruttare questi territori. Con la modernizzazione, con nuove macchine che riuscivano a far strada anche nella foresta amazzonica, chiaramente anche il business è arrivato qui distruggendo tutto. Ed è per questo che loro stanno combattendo qui e stanno cercando sempre di preservare la foresta come loro casa e come loro protezione. I Cofan sono un popolo pacifico e accogliente, ma negli ultimi anni qualcosa è cambiato. Le loro foreste, che per secoli hanno conosciuto solo il passo di chi le abita, oggi sono invase da operai delle multinazionali, soprattutto petrolifere. Da allora questo territorio non è più solo casa. Per molti è diventato un giacimento, e quando altri vogliono sfruttare la tua terra, giustamente impari a proteggere ogni confine. E per questo per noi essere qui non è scontato, è un grande privilegio. E ad accoglierci al nostro ritorno c'è la moglie di Alex, che sta preparando da mangiare.
Per i Kofan la donna ha un ruolo sacro, perché pensano sia l'incarnazione della natura stessa. Io sento che è femminile come noi, perché anche noi donne diamo la vita, no? Diamo la vita, siamo fertili, come la natura, che dà vita ed è produttiva, quindi è fertile, sì. E sento di esserne parte, no? È come se fossimo una cosa sola. Hai mai desiderato vivere in città? Sono libera di camminare, di fare il bagno nei fiumi, di prendere la frutta che voglio. A differenza della città dove tutto è limitato. Se ti lavi tutto il giorno dovrai pagare di più. Se cammini di più, poi avrai problemi con i vicini. E anche i bambini lo sentono, no? E loro studiano in città, quindi vedono la differenza tra lì e qui. E sempre quando vengono qui dicono così: mamma, è dura vivere in città, perché lì l'acqua non te la regalano, lì tutto si compra, è tutto soldi, qui no. E perché i tuoi figli devono studiare fuori? Qui studiare è obbligatorio, quindi se non stai studiando danno la colpa a tua madre. O te li A toglierebbero, tua madre, no? sì. E non hai un po' paura che studiando fuori possano perdere la cultura, le tradizioni, la lingua? E sento che è la paura che abbiamo tutte noi madri quando decidiamo di portare i bambini fuori dal territorio. Sì, si disconnettono, ma facciamo il possibile perché dentro casa, anche se vanno in città, mantengano le tradizioni e le usanze di qui, dei Kofan. Stiamo avendo l'onore e il piacere di partecipare a un pasto tradizionale della cultura della cucina Kofan. E il pesce è la tilapia che viene cucinata come se fosse il cartoccio dentro una foglia di maito. E il pesce viene cucinato praticamente così com'è, non gli viene tolto nessun interiore e si pulisce e poi si condisce con del banano, della yucca e delle verdure. Questo è, diciamo, un piatto in realtà da grande cerimonia e quindi siamo molto onorati di essere qui. Ti piace il cibo Kofan? Sì, è squisito, molto saporito, anche perché oggigiorno i Kofan utilizzano condimenti come il sale. Prima non erano stati introdotti nella cucina Kofan, mentre adesso hanno zucchero, sale e qualche altro condimento che utilizziamo anche in città. Chi è qui il miglior pescatore della famiglia? Qui siamo in due a pescare di più. Sì. Alex e io. Gli altri fratelli pescano molto poco. Mi piace tantissimo andare a caccia, salire in montagna. Se hai fortuna porti qualcosa, se no torni senza niente. Cammini tutte quelle ore e torni senza niente. Se invece uno va a pescare, è sicuro che in un'ora torna già con il pesce. Quando il fiume cresce, quello è il momento della pesca. Abbiamo anche la fortuna di assistere alla preparazione della ciccia. La chiamano la birra della foresta. Si parte dalla yucca, un tubero molto comune qui. Viene sbucciata, bollita a lungo e poi masticata dagli uomini della comunità. Eh sì, avete capito bene, è proprio la saliva ad avviare la fermentazione. Dopo 1 o 2 giorni il liquido si trasforma in una bevanda leggermente alcolica, fino a 3% di gradazione. E in questo modo gli uomini Kofan diventano in qualche modo parte della ricetta.
Quindi l'uomo mastica e poi le donne preparano la ciccia. Sì, è come una bevanda per togliere la fame. Per le feste, così, per gli eventi, la si fa fermentare. Fino a 6 giorni. Sì, a quel punto è buona per ubriacarsi. È come una birra. Sì. È calda. Ormai mi sono offerte, quindi preparerò io la ciccia, dovrò masticare questa yucca e grazie alla mia saliva questa yucca fermenterà e diventerà una bevanda dolce. Se la fanno fermentare più di 3 giorni diventerà anche alcolica e poi la utilizzeranno per delle feste. È la bevanda tradizionale tipica dei Cofan, ma anche di altre comunità qui della foresta amazzonica come i Guarani, dal quale abbiamo in realtà già provata, però non l'avevamo mai provata a masticare. Quindi oggi avrò un ruolo d'onore e sarò io a preparare la ciccia in realtà con la mia saliva. Sì. Spero sia pronto. Proviamo. Sì. Ecco il punto. Senti che è come acqua. Quello è il momento. Ti sei mai ubriacato con la ciccia? Oh, molte volte alle feste. Sì. Poche volte nella mia vita mi sono sentito così accolto. Un'accoglienza fatta di gesti semplici e di sorrisi. E credetemi, ne avevo bisogno, soprattutto perché stasera berrò lo yahé. E affrontare una cerimonia così importante sapendo che intorno a te c'è una comunità che ti ha aperto le porte veramente cambia tutto. Mi fa sentire sicuramente più tranquillo. Soprattutto gli insegnamenti di Alex, che mi starà vicino in questo viaggio speciale. Nella medicina c'è la storia, la traiettoria, tutto ciò che ci circonda, come l'energia di tutti i fiumi, l'insegnamento di tutti i nonni che ai loro tempi sono riusciti a trascendere verso altri spazi, altre dimensioni. È tutto lì. Ed è così importante perché i nostri anziani la usavano per dare disciplina alla loro gente, per insegnare, per armonizzare il territorio e poter mantenere l'equilibrio di tutto lo spazio, la terra, il cielo, le acque e tutto, no? Perché senza armonia questo mondo è destinato a un terribile disastro. I nostri nonni di un tempo prendevano lo yahé e si trasformavano in giaguari. Oppure parlavano nella lingua dei maiali, delle guanganas, come li chiamiamo noi. E loro potevano in un certo senso richiamare quegli animali, no? Lo sentivi, lui ruggiva come un giaguaro lì nel cortile. Io è da quando sono molto piccolo che prendo la medicina e per questo più o meno capisco e ho visto anch'io. Mio padre fa parte dell'ultima generazione dei più saggi che esistono ancora. Ed è per questo motivo che io voglio continuare ancora su questo cammino, perché se un giorno decidessi di smettere, staremmo già dicendo che questa sarebbe l'ultima fase dei veri bevitori di medicina. In questo momento il nome della medicina si sta prostituendo nel mondo di fuori e allo stesso tempo la si sta romanticizzando come una cosa cool. Hanno costruito, per esempio, posso citare l'Ayahuasca International, per esempio, che è un'organizzazione o un'università creata per insegnare a sciamani di lì, di Miami o degli Stati Uniti e di altri paesi in cambio di denaro. I nostri anziani dicono che gli spiriti della medicina sono come persone, camminano nella selva. Quando una persona taglia la medicina e poi taglia il fusto, la liana dello yahé, e la cucina e la porta in un altro posto e la somministra come vuole, non serve più come medicina ancestrale. Lì sì che diventa qualcosa di allucinogeno, semplicemente. E molte persone possono finire per avere un'esperienza davvero brutta, perfino perdendo l'armonia della mente, capisci? Ma questo è per il cattivo uso. Cattivo uso e anche cattiva preparazione della medicina. Il tempo nella foresta amazzonica sembra quasi dilatarsi. Scorre più lento. E allora mi fermo. Chiudo gli occhi e provo a vedere, almeno con l'immaginazione, ciò che i Cofan raccontano di incontrare con la medicina. Sentieri che si intrecciano come connessioni nella mente e presenze antiche che si muovono nella foresta. Un mondo in cui tutto è profondamente connesso.
Che viaggio. E pensare che nel nostro mondo c'è ancora qualcuno che fa la fila in aeroporto per fare la sim fisica. A meno che non usi Airalo. È praticamente una sim virtuale. Entro sull'app di Airalo, scelgo la destinazione, scelgo quanti gigabyte mi servono tra i piani con gigabyte fissi e quelli limitati E in pochi secondi installo l'iSIM e appena atterro sono subito connesso. Infatti Airalo funziona in oltre 200 destinazioni. Come quando siamo andati nella freddissima Toronto. In pratica, ovunque il tuo dito può arrivare su questa mappa. Ad esempio, a Cali, in Colombia. Bienvenidos a Colombia, la tierra del Huila, que me vio nacer. Scarica l'app di Airalo e usa questo codice per avere uno sconto. E adesso torniamo in Ecuador dai Cofan. Non mi ricordo l'ultima volta che mi sono emozionato così tanto per un reportage, anche se questo non è un viaggio come gli altri, anzi è un viaggio interiore molto personale che sono contento di condividere con tutti voi. Ho cercato di arrivare qui meno preparato possibile perché mi avevano consigliato di arrivare senza nessuna aspettativa, ma soltanto prepararmi fisicamente perché sarà molto intenso. Potrei chiaramente vomitare, potrei non stare bene. E quindi i 3 giorni prima della cerimonia consigliano di non mangiare carne, di non mangiare cibi fritti o zuccherati o con tanto sale e non praticare sesso di nessun tipo. Queste sono le uniche regole che mi hanno dato per prepararmi alla cerimonia che avverrà tra un po' di tempo, anzi forse mi stanno venendo a chiamare perché non ci siamo potuti avvicinare fino ad ora perché le nostre telecamere hanno le batterie e il campo magnetico potrebbe rovinare la cerimonia. Credo che sia arrivato il momento di andare adesso. Sono un po' emozionato, però vi saluto e ci vediamo forse domani mattina. È ora, vero? Siamo pronti? Sì, Andiamo. lo spero. Andiamo. Andiamo. Da adesso in poi inizia la cerimonia, quindi ci separeremo e ci vedremo domani mattina. La notte inizia piano e all'inizio osservi. Cerchi di restare lucido, di capire cosa sta succedendo. Poi qualcosa cambia. Non all'improvviso, non come un'esplosione. È più simile a una marea. Sale lentamente, senza far rumore, ma quando te ne accorgi è già ovunque. Arrivano immagini, sensazioni, ricordi che non sapevo nemmeno di portarmi ancora dentro. E non sono belli, ma non sono neanche brutti. Sono veri. Provo ad osservarli e poi provo a controllarli. Ma capisco in fretta una cosa. Resistere qui non serve a niente. Il corpo cede prima della mente e si piega, si svuota, si ribella. Poi, piano, tutto si calma. Ma non arriva nessuna illuminazione clamorosa e nessuna risposta definitiva. Arriva il silenzio. Un silenzio diverso, pieno. E non so se l'ayahuasca ti cambia la vita, ma sicuramente ti mette davanti a quello che sei, senza filtri, senza scuse. E poi ti lascia lì, con una scelta. Notte intensa. Non credo di riuscire a raccontare quello che ho vissuto questa notte, forse è giusto così. Per tutti coloro che sono curiosi di provare la medicina, forse è meglio che io non vi racconti la mia esperienza personale perché è molto, molto privata e non vorrei spettacolarizzarla. Però se state cercando una risposta dentro di voi, se volete guardarvi veramente dentro senza il filtro del vostro ego, allora forse dovreste fare un giro qui e provare la medicina. Adesso tocca l'ultima parte, la limpia e poi lasceremo il villaggio.
La limpieza è un rituale antichissimo. Il taita frusta la pelle con un'ortica fresca. È una sensazione forte, quasi primordiale. Ma per i Kofan questo è il modo per chiudere la cerimonia, per riportare il corpo nel presente e di lasciare andare così tutto quello che la medicina ha mosso durante la notte. Ho finito. Dio ti benedica. Grazie. Wow, ti dà un'energia incredibile. Ti senti vivo, no? Wow. Dopo essermi ripreso un po', Alex mi dice che è arrivato il momento di vedere anche l'altra faccia della storia. Questo fiume è anche parte del confine con un'altra nazionalità, anche se indigena, che ha deciso di distruggere la propria selva. Prima hanno iniziato con il disboscamento, poi hanno cominciato con piccoli macchinari, fuori da qui, da questo fiume, con draghe, e poi hanno iniziato a introdurre macchinari in tutto il loro territorio con le ruspe, distruggendo la selva. E ora, siccome hanno già rovinato tutto, si sono messi a distruggere questi fiumi. E per quanto abbiamo provato a dialogare, è stato molto difficile riuscire a far rispettare la natura qui intorno. E non hai un po' paura che la pace tra di voi sia a rischio? È molto importante l'armonia, no? Perché in fondo siamo indigeni, siamo come fratelli. E se questa relazione dovesse spezzarsi, sarebbe gravissimo, perché invece di unirci tra indigeni a difendere il territorio, la selva, contro grandi attività, ad esempio, o peggio ancora imprese multinazionali, o contro gli interessi del governo stesso, finiremmo in un conflitto interno, capisci? E così facendo perdiamo questa armonia, che è fondamentale per la vita dell'Amazzonia, del territorio e delle nostre stesse comunità. E perché pensi che loro abbiano deciso di vendersi alle multinazionali e ai soldi? La perdita culturale. Loro ormai già adesso si stanno dimenticando la loro cultura. Molti ormai non vogliono nemmeno parlare la loro lingua. Molti vogliono cambiare quel modo di vivere, credendo che sia il denaro a portare la felicità, a portare tutto. Io penso che sia una grandissima bugia. In realtà, tutto ciò che ci impongono da fuori, il presunto sviluppo, finisce per essere la morte per i nostri popoli indigeni. Se finisce il territorio, finisce anche la cultura. E perché lo dico? Perché quando io, nella mia memoria, nella mia mente, nel mio cuore, mi dimentico di chi sono, da dove vengo, quali sono state le mie radici, allora io stesso finirei per distruggere tutto questo. Questo sta succedendo agli altri. E se permettiamo che le aziende o il governo distruggano quella selva, allora anche noi andiamo via insieme a quella selva, scompare la nostra cultura. Ma bastano pochi passi dentro la foresta in cui solo ieri abbiamo cercato le medicine per capire esattamente cosa intendesse Alex e rimanere senza parole. È petrolio, no? Sì, alla fine molti non conoscono questa realtà. A volte pensano che la benzina o il petrolio vengano dal nulla. In realtà uccidono i nostri popoli, avvelenano i nostri fiumi, la nostra gente, e poi dicono che è per lo sviluppo, ma alla fine significa la morte per tutti. E tutto questo terreno è così? Tutta l'area. È questo che mi indigna di più come persona, come Kofan. Vedo che l'interesse di avere soldi è ciò che abbonda e supera di molto quello che può valere la vita di una persona. E immaginati se a causa di questo non potesse più crescere lo Yahé qui. Con tutta questa distruzione, forse lo Yahé può crescere, ma non serve più per bere. Cioè, tutta la visione che possa portare è già come... Distruzione. Morte, sì. Come oscurità.
disgusto di tutto, come se assorbisse l'energia, quindi per questo motivo lo Yahe deve crescere in uno spazio intatto dove non ci siano contaminazioni né movimento. Ma immaginati con questo, che puoi nutrirti dell'energia di questo, di questa cosa che sta qui, questa porcheria. Un rischio per tutta la nostra gente, le future generazioni, la conoscenza, gli antenati. Tutto questo lo ha messo a rischio il petrolio. E una volta abbiamo chiesto a un nonno: che cosa manca? No? Con che cosa ti sentiresti felice? E lui disse: il cibo. Ed è una cosa molto, molto importante e fondamentale per la vita, che ci sia cibo per poter essere felici, capisci? In realtà con tutto ciò che vediamo qui non potremmo mai essere felici. È macchiare l'acqua che beviamo tutti i giorni, gli alimenti, i sogni che i nostri anziani hanno avuto prima di noi. Per essere felici serve questo. Nonostante tutto ciò, la cosa bella è che noi abbiamo ancora speranza. Speranza che un giorno, per tutti questi danni che hanno fatto nei nostri territori, venga fatta giustizia. Che sia tramite la legge o che sia tramite la giustizia divina che quotidianamente ci protegge tutti. Abbiamo quella speranza che prima o poi, con la voce, con le lotte che stiamo facendo, che nascono dal sentire dei nostri territori, dal sentire dei nostri anziani, questo deve farsi sentire. Siamo ancora qui respirando e il nostro cuore continua a battere, ancora. Non dimenticherò mai più queste immagini. È follia. La foresta che sanguina nero e il cielo che si accende di fuoco. E in mezzo comunità che rischiano di scomparire per l'avidità di qualcun altro. Questo progetto mi ha dato un privilegio enorme. Entrare in mondi che non conoscevo e imparare ciò che avevamo dimenticato. Ma insieme a questo privilegio c'è anche una responsabilità. Raccontare. Sì, perché quella dei Kofan non è solo la loro battaglia, è la nostra. Loro sono chiamati guardiani della foresta, ma la terra è di tutti noi. Forse oggi ho capito solo che non potremo mai davvero parlare di felicità finché da qualche parte nel mondo la nostra casa continuerà a morire così. Vi assicuro che una volta provata la SIM di Aerolo non tornerete più indietro perché è comoda e facilissima da usare. Io vi ho lasciato un link in descrizione con un codice sconto, così nel vostro prossimo viaggio sarete sempre connessi.